Chi di voi segue i miei video avrà visto che nel video precedente avevo recensito il nuovo Tomb Raider Noiseless. Oggi invece andremo a vedere e sentire questi. Per prima cosa vediamo come si presentano. Questa è la confezione, vedete che c'è su ancora la plastichina. Questo invece è il retro del pick-up. Abbiamo 4 fili più la massa, ciò significa che il pick-up è splittabile o comunque dà la possibilità di collegare le due bobine in qualsiasi modo vogliamo, che sia in serie o in parallelo, in controfase e via dicendo. E questo invece è il front del pick-up, come vedete cover in color nickel. Anche questi, devo dire, nonostante siano pick-up relativamente economici, sembrano costruiti davvero molto bene. Nella confezione poi, come al solito, troviamo anche le viti con cui fissare il pick-up. In questo caso c'è soltanto una coppia di viti con le molle. Inoltre quello per la posizione al ponte è disponibile sia in spaziatura Gibson, quindi 52 mm tra i due poli esterni, oppure in spaziatura per Gibson, che significa 50 mm invece. Il mio è con spaziatura Fender perché andrà a finire su quella chitarra, sulla Telecaster. In realtà ho sbagliato ad usare il tempo futuro del verbo perché i pick-up sono già montati sulla chitarra. Quello che avete appena visto è un altro set che Tomb Raider mi ha mandato gratis, ma non perché sono uno youtuber e mi mandano la roba gratis, ma piuttosto perché c'è stato un disguido con l'ordine. Praticamente avevo ordinato il set alla fine di novembre e dopo più di un mese dalla spedizione ancora il pacco non arrivava, il tracking era morto e quindi ho contattato l'assistenza di Tomb Raider e loro mi hanno spedito un altro pacco senza spese aggiuntive. Subito dopo averlo spedito, praticamente anche il primo si è risvegliato magicamente ed ha cominciato a viaggiare anche lui e praticamente mi sono arrivati quasi in contemporanea entrambi i set. Ho anche chiesto a Tomb Raider se volessero rispedito indietro uno dei due pacchi, mi hanno detto di no e di tenermi i pick-up gratis. Quindi sotto questo punto di vista devo ringraziare tantissimo l'assistenza Tomb Raider, che è stata davvero eccezionale e gentilissima, sia nella comunicazione che anche poi nel fatto di regalarmi fondamentalmente un set di pick-up. Per il fatto che sono già montati sulla chitarra non posso farvi sentire un confronto diretto con quelli che c'erano in precedenza su questa chitarra, ma sono quelli che sentite in tanti miei video, quindi volendo potete fare un confronto indiretto voi. Dovevo fare dei lavoretti su questa chitarra e quindi ne ho approfittato per farli montare dal liutaio direttamente. Liutaio che a proposito è questo qua ed è anche colui che mi ha fatto questa chitarra qualche anno fa. Se volete cercatelo sui social per vedere le sue creazioni. Sulla chitarra ho anche un rotary switch che mi consente di cambiare la configurazione dei pick-up e posso passare da humbucker normali a splittati, quindi soltanto le coil esterne, quelle con le viti, e infine humbucker ma con coil in parallelo. Quindi vi farò sentire tutte le combinazioni possibili, oltre ovviamente anche a quelle date dallo switch, quindi la combinazione dei due pick-up. Comunque, bando alle ciance, andiamo a sentire come suonano questi pick-up.
E quindi queste erano un po' le sonorità che si riescono ad ottenere con questi pickup. Stiamo parlando comunque di due pickup che si ispirano ai classici puff, quindi niente di eccessivamente potente. Sono leggermente più hot rispetto ai puff tradizionali, stiamo parlando di 7.2 kOhm per il pickup al manico e 8.9 per quello al ponte. Entrambi con magneti Alnico 5 e rispetto a quelli che avevo in precedenza, che erano un Di Marzio DP103 al manico e un Seymour Duncan 59 al ponte, anche essi sono di ispirazione puff ma con caratteristiche un po' diverse, e rispetto ad essi con questi Tall Rider comunque ho notato un miglioramento generale, ed è proprio quello che speravo e mi aspettavo da questi pick-up. Guardando comunque altre recensioni, molti dicevano che hanno un suono splittato molto più convincente rispetto a tanti altri pick-up, e devo dire che in effetti è veramente così. Questo forse è il motivo principale per cui ho deciso di cambiare pick-up, perché comunque il Di Marzio e il Seymour Duncan quando splittati avevano un suono veramente troppo debole e troppo sparato sulle altissime frequenze. Questi che sono un po' più hot ovviamente abbassano il picco di risonanza del pick-up e di conseguenza quando splittati hanno un suono single coil più credibile e anche più coerente in termini di livello di uscita. Non siamo sicuramente a livelli di un single coil vero, però devo dire che ci si avvicina molto, e specialmente su una chitarra come questa che è una Telecaster, avere comunque un suono di single coil convincente finalmente la fa suonare veramente come una Telecaster, mentre in versione humbucker somiglia vagamente invece al suono di una Les Paul. Anche quello era in parte il mio obiettivo iniziale con questa chitarra, tanto che anche i legni usati nella chitarra per certi versi volevano andare in quella direzione. Infatti ho ad esempio il corpo in mogano, che solitamente su una Telecaster è una cosa che non si trova ma è più comune nelle Les Paul, appunto nelle Gibson in generale. Ovviamente la scala dello strumento è sempre quella di una Telecaster, quindi è più lunga di una Gibson, e quello di certo incide sul suono, così come anche la costruzione col manico avvitato e via dicendo. Però diciamo che come una sorta di Frankenstein fa il suo lavoro più che degnamente, e ancora meglio lo fa a mio parere con questi nuovi pick-up, che anche in versione humbucker secondo me sono superiori a quelli che avevo prima. Per prima cosa, l'output delle singole corde è molto più bilanciato rispetto a quelli che avevo. Non so se in quel caso magari c'era qualche polo che si era smagnetizzato, questo non so dirvelo. So dirvi però che su quelli precedenti ho dovuto modificare l'altezza dei poli con la vite per cercare di bilanciare appunto un po' il volume delle corde. Con questi della Tall Rider non c'è stato completamente bisogno di fare questa cosa. Già lasciandoli col setting piatto e semplicemente allontanando un po' di più dalle corde, dalla parte delle corde basse, già il volume è praticamente perfetto tra le varie corde. E questo vale sia per il pick-up al manico che per quello al ponte. Ma al di là di questo, anche in termini di suono, li preferisco. Parlando di quelli vecchi, il Di Marzio era sicuramente un ottimo pick-up, ma il Tall Rider ha qualcosa in più sulle alte frequenze che me lo fa preferire di più. Suona leggermente più aperto rispetto al Di Marzio. Per quello al ponte invece secondo me non c'è proprio paragone. Il Seymour Duncan che avevo prima era davvero troppo stridulo, sia in versione humbucker che in versione single coil splittato, anzi ancora peggio in quel caso. Il Tall Rider, avendo un output maggiore, come dicevamo, ha un picco di risonanza più basso in frequenza, e questo fa sì che il pick-up risulti molto più a fuoco sulle frequenze importanti per la chitarra e non su frequenze molto alte che poi risultano fastidiose, specialmente con la distorsione. In sostanza suona più pieno rispetto al Seymour Duncan, e anche la scelta di questi valori di resistenza rende anche i pick-up più bilanciati tra di loro in termini di volume di uscita. Quindi in parole povere sono davvero molto soddisfatto di questo cambio che ho fatto, e per farla breve i Tall Rider sono dei pick-up che costano poco ma offrono davvero tanto per il prezzo
prezzo e secondo me possono competere con marche ben più blasonate. Non è un modello nuovo, è uscito da qualche anno. Sul loro sito ce ne sono anche tanti altri, sia humbucker che single coil, che di recente anche noiseless. A proposito, se ve la siete persa, c'è la recensione sul noiseless che ho fatto qualche settimana fa, vi lascio il link qua. Se volete dare un'occhiata a questi Birmingham, vi lascio il link del sito della Tomb Raider in descrizione. Fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi usate questi pick-up o altri pick-up simili della Tomb Raider, scrivetemelo nei commenti. Vi invito sempre ad iscrivervi al canale e a lasciare un like se questo video vi è piaciuto. Detto questo, vi mando un saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!